Ciao, ecco il mio video dove ti parlerò del mio sketchbook di viaggio. Ho portato questo quadernino con me in Francia per 10 giorni durante il mio road trip in Provenza. Andiamo a vedere cosa ho portato di materiali, cosa ho disegnato al suo interno e da dove arriva questo quaderno. Ho quindi preso il mio piccolo sketchbook e un astuccetto della dimensione dello sketchbook, così che sarebbe stato un po' più comodo da trasportare, con dentro alcune delle cose che ho utilizzato. Parto parlando dei materiali e poi andremo a fare uno sketchbook tour. Questo sketchbook altro non è che un quaderno con pagine bianche che io ho comprato da una carteria, si dice carteria? No, da un'azienda che fa carta della mia zona, quindi era un quaderno così, ne ho comprati 2 per €1 e l'ho fatto tagliare a metà dalla mia amica Mani di Paper Fast Paper Goods e così ho ottenuto 4 sketchbook appunto con sono ottenuti da una pinzetta al centro. Quindi hanno i fogli che sono un po', si muovono un po', ma hanno questa bellissima carta abbastanza spessa, quindi è comoda per lavorarci anche con pennarelli e acquerelli, per quanto ho provato finora. Quindi ho preso uno di questi pezzi di quaderno e ho deciso di utilizzarli per portarli con me durante i miei viaggi. Insieme allo sketchbook appunto ho portato questa pouch di Fullmetal Alchemist che ha un bel po' di anni, ma Fullmetal Alchemist rimane sempre con me nel mio cuore e anche la pouch può essere comodissima. All'interno ho un po' di cose, ok? Allora, all'interno abbiamo, è abbastanza capiente ed è impermeabile, quindi è molto comodo per me poterci tenere dentro cose che so che non si rovinano e ogni tanto ci metto dentro anche tipo biglietti e altre cose che poi so che vorrò attaccare nello sketchbook in un secondo momento. Quindi abbiamo il mio kit di acquerelli, che altro non è che un portalumino dell'Ikea in cui vado a mettere l'acqua, e il set di acquerelli da viaggio della Winsor & Newton, in cui ho sostituito il bianco e ho messo il viola. È proprio il set base, super tranquillo, con ancora il pennellino di base, anche se mi hanno consigliato di usare una brush pen. Ho avuto poche occasioni di usarlo, però mi fa piacere averlo con me e quando ho le occasioni di usarlo mi diverto molto, quindi sono stato felice di averlo. Ho una semplicissima matita HB della Faber-Castell, ogni tanto la uso per fare schizzi o cose veloci, o più semplicemente quando qualcuno chiede hai una matita o una penna, questa è quello che tiro fuori. Una Pilot G2 è una penna a gel, io vivo per questa penna e la userei in tutte le situazioni, in tutti i modi, in tutti i versi. Un pennarello della Giotto Turbo Maxi, proprio da pacco di pennarelli molto grande, mi trovo molto bene quando ho voglia di fare disegni con linee spesse ad utilizzare questi pennarelli. 3 matite Derwent Light Fast che ho comprato durante il mio ultimo viaggio in Inghilterra, quando sono andata a visitare la fabbrica della Derwent, nei colori che vedete a schermo. Abbiamo un giallo, un verde e un azzurro, basic. Una tratto pen di colore azzurro, acquamarina, non lo saprei definire questo azzurro, comunque una classica tratto pen. E poi abbiamo dei pennarelli della Tombow, mi ha cambiato la vita Mani quando mi ha presentato questi pennarelli e in realtà io sono partito solo con questi colori, cioè con l'azzurro, il lilla, il verde e il giallo in questi numeri, e poi mentre ero lì ho sentito già da prima in realtà volevo tanto un colore rosso e un grigio, e quindi quando lì ho trovato un negozio di arte ho acquistato il rosso e il grigio e un altro verde in questi colori per completare il set, quindi vedrete che nelle pagine poi entreranno anche questi colori a farne parte. E questo è tutto quello che ho portato con me in questo viaggio. Ho deciso di provare a fare questa cosa, di tenere uno sketchbook di viaggio da
un viaggio in Inghilterra che ho fatto con il mio partner, in cui l'idea era di fare almeno una circa pagina al giorno e doveva essere una specie di pagina diario. Il viaggio in Inghilterra non mi ha dato grandi soddisfazioni, lo devo ammettere. Ho fatto un po' di sketch a matita, poi stavo provando a colorare. L'idea era appunto di prendere piccoli momenti del viaggio e cercare di ricordarli in piccoli disegni, ma non stava funzionando, quindi ho fatto i primi 2 giorni. Il secondo giorno siamo andati a fare un'esperienza con uccelli da preda, quindi ho provato a fare uno schizzo della Poiana di Harris, ma questo stile con la matita, con tante linee, non fa per me, non l'ho sentito piacevole per me, quindi queste pagine non mi hanno fatto felice. E uno degli ultimi giorni siamo andati a visitare il Lauder Castle, e qui invece ho usato il pennarello della Giotto e un po' di acquerelli mentre eravamo in questo giardino molto bello a rilassarci. E di questo invece questa pagina mi era piaciuta e ho sentito appunto che la carta regge abbastanza bene l'acqua degli acquerelli senza lamentarsi troppo. Però appunto le pagine precedenti non avevano fatto per me, non era la cosa giusta, quindi in questo viaggio ho deciso di provare a cambiare e così ho fatto. Di base i materiali che avevo portato via in entrambe le occasioni erano praticamente gli stessi. Quello che ho capito appunto è che lo sketch a matita, non funzionando per me, doveva essere una cosa che dovevo cambiare, e quindi ho iniziato a fare non più lo sketch ma praticamente il disegno con la Tratto Pen in azzurro, e dove anche ho iniziato i primi giorni, come vedete ci sono un po' di linee e di baffi in più rispetto al solito, poi invece andando avanti nei giorni questa cosa si è sistemata e sono arrivato proprio a fare di ogni traccia era la linea che volevo, e sono abbastanza felice dei risultati che ho raggiunto soprattutto negli ultimi giorni. Comunque siamo partiti, sono partito con grandissime speranze, quindi ho fatto un po' di sketch in macchina mentre viaggiavamo, quindi del bordo autostrada, praticamente di quello che si vedeva da fuori, e dell'interno della macchina. Ho provato a usare il nero all'interno degli sketch, ho visto subito che la cosa non stava funzionando ed è una cosa che poi ho evitato. In questa pagina purtroppo c'è. Abbiamo fatto una pausa ad Arenzano a comprare un po' di focaccia per pranzo e poi abbiamo visitato Finalborgo in Liguria. Nel tardo pomeriggio in realtà siamo arrivati a Nizza e qui avevo lasciato uno spazio per eventualmente fare dei disegni su Nizza, ma non lo so, Nizza non mi ha ispirato abbastanza da realizzare dei disegni a quanto pare, quindi questa pagina è stata terminata così. Di base tutte le pagine erano appunto queste piccole finestre o qualche dettaglio disegnato, e poi andavo a colorare all'interno con i tombau e con le matite colorate. Questo era il procedimento molto molto semplice e essenziale. A Finalborgo è stato molto divertente perché abbiamo trovato in giro per la città tantissimi animaletti fatti in metallo e un cancello bellissimo, meraviglioso, e erano davvero davvero molto belli tutti questi dettagli, e quindi ne ho disegnati un po' in questa pagina utilizzando la penna a gel. La penna a gel ha il pro che mi piace moltissimo come scrive, il contro che ovviamente sporca, e quindi ci sono un po' di dettagli di sporcizia di gel che ha sbavato, e va bene così, nel senso questo sketchbook, come tutti gli sketchbook dovrebbero, è fatto per un po' divertirsi, un po' lasciare andare, un po' sperimentare, quindi queste non devono essere illustrazioni finite, non devono essere lavori terminati, deve essere qualcosa che ti diverte fare mentre che lo fai, e così è stato. Quindi anche se poi o se nel durante ha sbavato un po', mi è piaciuto molto, e quest'oca bellissima. Il secondo giorno ci siamo svegliati nel nostro camping meraviglioso, eravamo a quanto pare in montagna, ma in Francia, era molto molto fresco, e siamo andati nelle gole del Verdon, quindi dopo aver fatto colazione con qualche croissant abbiamo fatto un'esperienza in pedalò molto bella, bellissima,
e nel pomeriggio abbiamo iniziato a vedere un po' dei paesini della Provenza, quindi siamo stati a Moustiers-Saint-Marie, sicuramente pronuncerò male tutti i nomi in francese, ma vivremo lo stesso, e abbiamo visitato Valensole e abbiamo visto un gatto bellissimo che ho ovviamente coccolato. E questi sono tutte appunto le still delle cose che mi hanno ispirato. La maggior parte di questi, quindi al contrario di quello che ho fatto il primo giorno, cioè io a bordo strada io in macchina che disegnavo il bordo strada, questi invece ho fatto le foto e poi durante i tragitti in macchina disegnavo dalle foto. Ha funzionato abbastanza bene questo metodo per me perché è stato complesso fermarsi durante una vacanza in cui si ha voglia di vedere cose, fermarsi a disegnare, quindi poter prendere ispirazione dalla foto è stato un po' più semplice e mi sono trovato abbastanza bene. Il secondo giorno siamo andati a Is-sur-la-Sorgue, dove c'era un mercato. Questi dovrebbero essere dei pomodori, ma all'epoca non avevo ancora il pennarello rosso, quindi sono dei pomodori un po' creativi. Abbiamo fatto un brunch dove ho mangiato dei pancake vegani con il guacamole, buonissimi, e poi siamo andati a questa abbazia dove ho trovato abbandonato un buckethead giallo e Destino e ora è stato adottato ed è mio, e c'era un chiostro incredibilmente bello in questa abbazia che ho disegnato in questo minuscolo, in questa finestrina sul chiostro, diciamo così. Questo è stato il giorno in cui ho deciso di aggiungere qualche dettaglio intorno alle pagine, principalmente appunto wrinkle, stelline, sparkles e cose così, e mi piace incredibilmente tanto che, non lo so, riescono a legare un po' tutte le illustrazioni e dare un po' di pizzazz alla pagina, e quindi ho iniziato a farlo da qui poi su tutte le pagine. Il terzo giorno, il quarto, ho già perso sì, è il quarto. Il quarto giorno abbiamo raggiunto Marsiglia, ma prima di entrare in città ci siamo fermati al Parco Nazionale delle Calanques. Io mi aspettavo tutt'altro, chiaramente. Questo parco è molto bello ed è in realtà praticamente utilizzato come ingresso a quello che è la parte acquatica delle Calanques, quindi la gente va lì per fare il bagno. C'erano penso 39 gradi, avremmo fatto 14 km sotto il sole, io stavo sciogliendomi, ma è stato molto molto bello. E poi arrivati a Marsiglia siamo andati al Mucem, che è un museo a Marsiglia, molto carino. L'abbiamo visto un po' in fretta, devo dire, ma siamo arrivati che mancava tipo un'ora e mezza alla chiusura, quindi abbiamo fatto quello che potevamo. E la sera siamo andati a mangiare vietnamita e ho preso un pad thai incredibile, buonissimo. Il giorno dopo a Marsiglia ho notato che nelle grandi città, o perlomeno a Marsiglia, poi ho fatto più fatica a disegnare le mie finestrelle, diciamo così, perché sento che un fil rouge che ho notato, francese, è che mi piace molto avere l'elemento naturale, quindi il cespuglio, l'albero, la parte di verde, e dove a Marsiglia ho fatto più fatica a trovarlo, mi sono trovata a fotografare di più le insegne o gli oggetti, e poi tornato a casa, questo l'ho fatto la sera in B&B, l'unica foto di paesaggio che avevo era quella di Ville Charité a Marsiglia, e tutto il resto appunto sono negozi e dettagli di ristoranti, cose che abbiamo visto e fatto. Bello nonetheless, non la mia pagina preferita, chiaramente. E quella sera, mentre la compagnia si faceva docce, io ho espresso il mood della giornata e dei giorni, di tutti i giorni che sono stati in Francia, ovvero très chaud, che vuol dire molto caldo, e il fatto che ho imparato a camminare tenendo le braccia distaccate dal corpo per sudare meno, non so, mi sembrava di sudare meno se camminavo così, e quindi sembravo probabilmente un po' sciocco andando in giro, ma così. Ho fatto in realtà quella sera solo il disegno a pennarello, e poi è stato il giorno dopo in macchina che ho aggiunto
i colori. La mattina dopo in macchina ho fatto questo, cioè anzi la sera precedente ho fatto questo disegno a matita che poi è diventato questo disegno in pennarello, in penna, scusate. E è molto carino, mi piace molto e sto pensando se farci qualcosa perché, però niente, è il mio orsacchiotto francese, I guess. E questo è stato il momento in cui ho capito che se faccio un disegno e c'è della natura sono più contento, sento che mi è uscito meglio rispetto a un disegno solo di architettura, diciamo. E quindi poi ho cercato di farci caso nei giorni successivi a cercare scorci in cui c'era del verde. Quindi il giorno dopo siamo andati in Camargue e siamo andati al parco ornitologico del Pont du Gau, a cui io volevo assolutamente tantissimo andare. Ho visto i fenicotteri, ho visto l'airone grigio, ho visto un casino di uccelli nuovi che ho segnato con grande diligenza nella mia guida e quindi ho disegnati un paio, non soddisfatissimo, e soprattutto ho sentito la necessità di avere del grigio perché qualche giorno prima a Marsiglia ho comprato un pennarello grigio che vedete qui e in questo grigio, ma chiaramente non stava funzionando per me, era un grigio molto scuro e ogni volta che facevo una passata sopra l'altra si inscuriva sempre di più, e quindi qui ho detto ok, ho bisogno di trovare un posto che vende dei Tombow e comprarne uno grigio e uno rosso, che era la mia base. Comunque nel pomeriggio abbiamo fatto un giro ad Arles, c'era un meraviglioso festival della fotografia a cui non avevamo il tempo di andare, ma se dovessi tornare in Francia ci andrei volentieri. E la sera siamo andati nel nostro B&B a Aix-en-Provence e ho mangiato etiope da Chez Ama e mi sono assolutamente innamorato dei camerieri e della cucina etiope. Questi sono alcuni schizzi da Arles. Ho visto delle cartoline fatte così in città con questo stile molto grafico e allora ho provato a ridisegnarli un po' a modo mio con quello che sapevo, con quello che ho visto della città. Anche questi li ho fatti la sera in B&B. Il giorno dopo, meravigliosamente, abbiamo trovato Papeterie Michel a Aix-en-Provence, dove in un negozio incredibilmente bello con tantissimi prodotti per hobbistica, non solo da disegno, vendevano anche i Tombow. Quindi io sono stato, penso, mezz'ora davanti alla parete di pennarelli a provarli e appunto a selezionare alla fine il rosso, il grigio e il verde vincitori che sono tornati a casa con me. Questo è stato quello che come scegliere un rosso per me. Se funziona bene in un disegno di pomodori vuol dire che è giusto. E quindi ho provato anche un po' di penne e un po' di colori ad olio molto belli. E sempre quel giorno, sempre nella città di Aix-en-Provence, siamo andati al Musée Granet. E questi sono i biglietti del museo. Sempre alla papeteria ho comprato questo washi tape molto carino. È stato il giorno in cui la mattina siamo andati a fare una cavalcata, una promenade au cheval in Camargue sempre, quindi abbiamo fatto un po' un avanti e indietro, ma molto carino. E nel pomeriggio poi invece appunto il Musée Granet, comprare il Tombow e la sera al libanese. In questo disegno, sapendo che non so disegnare un cavallo, la mia idea è stata fantastico, non togliamo mai la punta del pennarello dalla carta, così che anche tutte le linee di passaggio da una sezione all'altra del cavallo diventeranno parte del disegno, e questo renderà le sue proporzioni assolutamente fuori di testa, in realtà una scelta artistica, e non è venuto così male, se posso essere onesto. E questo è bellissimo, un ritratto di un gatto in un quadro di Picasso, e che dire, complimenti a Picasso. Il giorno anzi quella notte, se non erro, sì, mentre abbiamo iniziato un film, ho fatto degli sketch, quindi stavo provando a fare diversi banchetti con diverse coperture con prospettiva in questo disegnino. Mi sono divertito, mi ha fatto un po' passare il tempo.
Il giorno dopo aver fatto colazione, anche qui avocado toast con sopra la sriracha, io invisibilio, siamo andati a visitare lo Château de Bœuf de Provence. È un castello costruito, c'è una foto qui, è un castello costruito all'interno di una montagna, praticamente hanno scavato la roccia per costruire le sale del castello. Non rimane particolarmente tanto del castello da visitare, però dà comunque l'impressione di quello che era un tempo ed è molto molto bello, anche il villaggio intorno. E quindi ci sono un paio di viste dal castello, la vista del panorama che si vedeva da lì. E la sera siamo approdati a Beaucaire, che è questa cittadina in cui non c'è assolutamente nulla, ma abbiamo preso il B&B lì per usarla come a polo per poi andare a visitare le città nei dintorni. Questa è una frase che ho letto su Twitter, e questo è un disegno che ho visto su Twitter, dove però il micetto stava pensando a due micetti che si baciavano, e io invece dopo 5 giorni di dopo una settimana di vacanze in Francia, il mio pensiero ovviamente era la pizza, quindi l'ho ridisegnato con la pizza in mente. Il giorno successivo abbiamo visitato Nîmes e poi siamo andati al Pont du Gard, e lì, avendo trovato un momento tranquillo, ho finalmente tirato fuori gli acquerelli che fino a quel momento avevo portato con me senza mai utilizzare, e quindi ho disegnato il Pont du Gard e stavo iniziando a colorarlo con gli acquerelli quando ovviamente è iniziato a piovere, quindi non sento di aver proprio terminato questa pagina, però sono stata felice di aver tirato fuori gli acquerelli lo stesso. E anche gli altri disegni di questa pagina secondo me funzionano abbastanza. Quella sera, guardando film a casa, ho disegnato questo dente di leone. È un po' che sto disegnando denti di leone in giro, perché penso vorrei fosse il mio prossimo tatuaggio, un dente di leone, quindi sto proiettando manifesting, un giorno avrò un dente di leone tatuato sulla pelle, e intanto lo disegno sul mio sketchbook. E sempre su Twitter, guardando film, ho trovato un graffito, questa era una foto di un graffito di Ratatouille, assolutamente bellissimo, e questo invece era un tatuaggio di Ed Schlorp, di questi due ratti le cui codine facevano un cuoricino troppo carini, e quindi ho deciso di ridisegnarli sul mio sketchbook. Mi aiuta molto, tra virgolette, copiare quelli che sono altri artisti, o comunque prendere spunto da loro nei miei disegni, e lo vedrete anche nella pagina successiva, anzi lo mostro. Questi sono degli uccelli disegnati da Nepitia su Instagram, perché cercando di fare i disegni come li fanno loro, studio quello che hanno fatto, quindi ad esempio sia in questi che nei topolini, l'idea di avere le gambe in secondo piano che appaiono tutte colorate di nero, quindi appaiono completamente in ombra, idem qui con l'ala, con questa zampa, e con questa zampa qui anche, ed è molto molto bello e mi piace molto, ed è qualcosa su cui vorrei lavorare. E c'è anche un pensiero di essenzialità di quelli che sono i disegni che sto cercando di raggiungere, e che mi aiuta a guardare i disegni degli altri, ovviamente. Quindi questi sono gli ultimi giorni in cui siamo stati ad Avignone. Queste sono le mattonelle che ci sono nella stanza del Papa ad Avignone, e poi stanchissimi siamo stati il pomeriggio in B&B e abbiamo guardato Paris, Texas, The Princess Diaries 1 e 2 e Marie Antoinette per concludere degnamente la vacanza francese. Durante i film ho fatto questo disegno del castello di Avignone,
voglio assolutamente, voglio imparare a usare di più gli acquerelli. Sono un medium che mi piace molto, mentre lo utilizzo proprio mi rende felice bagnare e vedere il colore che si riempie, ma chiaramente ho ancora molta strada da fare, però step by step. Questo era il titolo di un giornale che davano gratuitamente ad Avignone, mi piaceva molto, quindi l'ho strappato. Questi li ho fatti sempre durante i film, e l'ultimo giorno siamo partiti molto presto per fare una tappa a Genova, quindi ci siamo nuovamente fermati ad Arenzano a comprare altra focaccia e poi siamo andati all'acquario di Genova. Io ero lì per la prima volta e sono stato assolutamente innamorato da tutte le creaturine marine che ho visto, e questi penso siano i disegni delle mie preferite, o di quelle che mi hanno colpito di più perlomeno, e sono troppo felice di questo disegno di foca. Sento proprio di aver catturato la pace di questa foca con il muso fuori dall'acqua. E questa è l'ultima pagina che ho fatto di questo viaggio, e come vedete tra pochissime pagine, qui c'è un dépliant, lo sketchbook è finito, quindi sono dei quaderni assolutamente molto molto corti, quindi anche molto leggeri da trasportare, molto comodi, e averli pagati letteralmente 25 centesimi l'uno, se penso al fatto che li ho divisi a metà, mi dà anche la sensazione di poter, tra virgolette, sprecare delle pagine, cioè nel senso, se non mi piace un disegno non importa, posso andare avanti e disegnare la pagina dopo. Se voglio incollare qualcosa su una pagina lo posso fare senza sentirmi di oddio, le pagine contate, ogni pagina è preziosissima, ho pagato questo quaderno un casino di soldi. E appunto so che non sono pagine specializzate per gli acquerelli, quindi appunto si piegano un po' quando ci metto gli acquerelli, fanno un po' di onde, ma mi va benissimo così. È parte della mia sperimentazione e di quello che sto cercando di imparare a fare, che è disegnare, essere un po' più libero con la mia creatività e la mia arte. E questo è tutto. Ecco il video del mio sketchbook. Non sono un artista di professione, ma mi piace moltissimo l'arte, il disegno, e come hobby ricamo e faccio creazioni con fiber art. Quindi se vuoi vedere di più dei miei lavori puoi trovarmi su praticamente tutti i social con @nenidle, e altrimenti seguimi qui, chissà che non posterò qualcos'altro. Spero ti sia piaciuto, e se ti va di lasciarmi un commento mi farebbe piacere sapere cosa ne pensi. Alla prossima!